Ciao a tutti e bentornati sul nostro podcast. Io sono Matteo. E io sono Sara. Ciao a tutti, che piacere essere qui oggi. Oggi parliamo di un argomento che ai miei genitori farebbe venire il mal di testa, le parole brain rot. Sì, esatto. Brain rot significa letteralmente marciume del cervello. È un'espressione inglese che i giovani usano per descrivere quelle parole strane, buffe, senza senso, che si diffondono velocissimo su TikTok e sui social. Ma Sara, tu le usi queste parole? Perché io sinceramente mi sento un po' vecchio quando le sento. Un po' anche io. Ho un fratello più piccolo e ogni volta che parla con i suoi amici capisco forse la metà delle parole. Davvero? Fammi un esempio. Allora, pensiamo alla parola skibidi. Non vuol dire niente di preciso, ma viene da una serie di video assurdi su YouTube. Ormai si usa per dire che qualcosa è strano, ridicolo o esagerato. Aspetta, quindi skibidi non ha un vero significato? Esatto, è proprio questo il bello del brain rot. Spesso le parole nascono dal nulla, da un video virale e poi prendono un significato tutto loro. Incredibile. E che mi dici di Riz? L'ho sentita usare da mio cugino la settimana scorsa. Ah, Riz è una delle mie preferite. Significa il carisma, la capacità di conquistare qualcuno, soprattutto in ambito romantico. Se un ragazzo sa come flirtare bene, si dice che è a Riz. Quindi io, che sono sempre imbarazzante quando parlo con le persone, non ho per niente Riz. Non dire così, Matteo. Magari hai solo bisogno di allenarti un po'. Touché. Va bene, andiamo avanti. Cos'altro dobbiamo sapere? C'è Sigma, che descrive una persona indipendente che non segue le regole del gruppo, un po' come un lupo solitario. Poi c'è cringe, che ormai è entrata anche nell'italiano normale. Ah, cringe la conosco. Si usa quando qualcosa ci fa provare imbarazzo, tipo un video imbarazzante o una situazione scomoda. Esatto, hai capito benissimo. E poi abbiamo cap e no cap. Cap vuol dire bugia, mentre no cap significa non sto mentendo, cioè dico sul serio. Interessante. E perché proprio cap, cioè cappello in inglese? Buona domanda. Viene da un vecchio modo di dire americano, to cap, che significava esagerare o vantarsi. Con il tempo è diventato sinonimo di bugia nel linguaggio dei giovani online. Incredibile. Quindi dietro ogni parola c'è sempre una piccola storia. Esattamente, ed è per questo che trovo questo argomento così affascinante, anche se all'inizio sembra tutto assurdo. Ok, ora tocca a me. Cosa significa delulo? L'ho letta scritta ovunque, ma non ho capito bene. Delulo viene da delusional, cioè illuso in italiano. Si usa in modo scercoso quando qualcuno si fa troppe illusioni, magari su una persona che gli piace o un sogno impossibile. Ah, quindi se dico sono un po' delulo riguardo a diventare famoso da un giorno all'altro? Esatto, l'hai usata perfettamente. Sei un vero studente di brain rot ormai. Grazie, grazie. Allora dimmi un'altra parola divertente. Che ne dici di gat? È un'esclamazione di sorpresa, spesso usata in modo esagerato, un po' come dire wow, ma più intenso. Gat? Non l'avevo mai sentita. Fidati, se passi 5 minuti su TikTok la senti almeno 3 volte. Mi chiedo sempre una cosa, perché queste parole nascono così velocemente e spariscono altrettanto in fretta? È una domanda interessante. Secondo me dipende dal fatto che i social, come TikTok, funzionano con video brevissimi che si diffondono in poche ore. Una parola diventa virale, tutti la usano per qualche settimana e poi arriva subito la prossima moda. Ha senso, è come una moda passeggera, ma con le parole invece che con i vestiti. Esatto, bella immagine. E infatti molti insegnanti e linguisti dicono che questo fenomeno mostra quanto la lingua sia viva e in continuo cambiamento. Tu cosa ne pensi personalmente? Ti piace questo modo di parlare o ti dà un po' fastidio? Sinceramente all'inizio mi faceva un po' ridere e sembrava tutto senza senso, ma poi ho capito che è anche un modo per i giovani di creare il loro linguaggio, di sentirsi parte di un gruppo. Sì, capisco cosa intendi. In fondo anche noi da ragazzi avevamo le nostre espressioni strane che i nostri genitori non capivano. Verissimo, io mi ricordo che dicevo sempre top per dire che qualcosa era fantastico e mia madre mi guardava malissimo. Esatto, ogni generazione ha il suo brain rot, solo che oggi si diffonde molto più velocemente, grazie a internet. Vero. E parlando di parole divertenti, ce n'è una che adoro, med. Si usa per dire che qualcosa è nella media, né bello né brutto, insomma, mediocre. Ah, quindi se dico questo film è mid, vuol dire che non mi ha entusiasmato molto. Esatto, hai capito perfettamente. E poi c'è bussin, che invece significa il contrario, qualcosa di buonissimo, soprattutto per il cibo. Ah, quella mi piace. Quindi potrei dire la pizza di stasera era bussin.
Perfetto, complimenti. Stai diventando un vero esperto di brain rot. Grazie mille. Ok, ultima parola prima di andare. Cosa significa sus? L'ho sentita spesso durante i videogiochi. Sì, sus viene da suspicious, cioè sospetto. Viene usata soprattutto nel gioco Among Us, quando un giocatore si comporta in modo strano e sembra nascondere qualcosa. Ah, ecco perché la sentivo sempre durante le partite con i miei amici. Ora finalmente capisco. Vedi, il brain rot è ovunque, anche senza che ce ne accorgiamo. Sara, tu cosa ne pensi? Queste parole potrebbero davvero entrare nel dizionario italiano un giorno. Secondo me in parte è già successo. Alcune parole inglesi come cringe o selfie sono ormai usate normalmente anche dagli adulti. Non mi stupirei se tra qualche anno anche Sigma o Riz finissero nei vocabolari. Wow, non ci avevo pensato. La lingua cambia davvero più velocemente di quanto immaginiamo. Esattamente, e per chi sta imparando l'italiano penso sia utile conoscere anche queste espressioni moderne, non solo la grammatica dei libri. Sono completamente d'accordo. Capire lo slang aiuta a sentirsi più vicini ai madrelingua e a capire meglio conversazioni reali, non solo quelle nei manuali. Esatto, e poi diciamocelo, è anche divertente, un po' come imparare un codice segreto. Verissimo. Allora, per riassumere agli ascoltatori, abbiamo imparato skibidi, riz, sigma, cringe, cap e no cap, delulo, gat, mid, bassin e sas. Che lista! Non pensavo ne avessimo dette così tante durante la puntata. Neanche io, ma è stato divertentissimo. Sara, hai un consiglio finale per chi vuole imparare queste espressioni senza confondersi troppo? Secondo me direi di ascoltare tanti contenuti autentici come video di giovani italiani sui social e non avere paura di chiedere il significato quando non si capisce qualcosa. Meglio chiedere che restare confusi. Ottimo consiglio e soprattutto divertitevi. Imparare una lingua non deve essere solo studio, ma anche gioco e curiosità. Esattamente quello che penso anche io. Grazie a tutti per averci ascoltato oggi e spero che questa puntata vi sia piaciuta tanto quanto è piaciuta a noi registrarla. Grazie mille a tutti voi. Se vi è piaciuto questo episodio, seguiteci per il prossimo, dove esploreremo altre curiosità sulla lingua italiana moderna. E ricordatevi, non siate troppo delulo, ma restate sempre curiosi. Perfetto modo per chiudere. Alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao ciao, a presto!